Fino a sabato questo video sarebbe dovuto partire così. Finisce sempre così quando siamo io e te. Oppure più semplicemente con copia e incolla, CTRL-C, CTRL-V. Bene, io di solito qualche appunto il sabato me lo prendo in vista della domenica, cioè che inizio a scrivere il video pensando a come possa andare il giorno dopo, e direi che adesso penso di farlo sempre, perché di quello che scrivo il sabato alla domenica sera devo sempre cambiare tutto perché in un giorno si stravolge il mondo. Marquez cade ancora, Bagnaia che fatica a passare una Yamaha che con Quartararo fa i miracoli, magia assoluta, e soprattutto Alex Marquez che vince la sua prima gara in MotoGP, poi Viñales e tutto il resto che andiamo ad approfondire. Prima vi leggo l'introduzione che avevo pensato dopo la gara sprint del sabato. Ma neanche il miglior sceneggiatore di una serie Netflix avrebbe messo in atto un mondiale dove praticamente tutte le gare finiscono alla stessa maniera, ma veramente, e quando si dice alla stessa maniera è proprio così, nei primi 3 posti ci sono sempre gli stessi, è come se tutto fosse organizzato. Ah no, perché comunque dopo la gara sprint c'erano i presupposti di vedere l'ennesima gara lunga con lo stesso risultato, ma si sa che l'imprevisto è sempre dietro l'angolo. Come vi avevo annunciato nello scorso video, quello di Bagnaia, la TNT, quell'intervista fake che era uscita, che è successo il finimondo, vi avevo detto che questo dopogara non sarebbe uscito il giorno stesso della gara perché il sottoscritto era impegnato nel primo weekend dei Trofei Motestate, dato che lavora in quell'ambiente dal 2024 in veste di speaker, giornalista e telecronista. Se volete vedere le gare con il mio commento oppure altro, vi lascio il link nella descrizione. Questo per dirvi che i prossimi dopogara, a meno di imprevisti, usciranno 1-2 giorni dopo la domenica, perché se non ricordo male quest'anno almeno 4 weekend dei Trofei Motestate sono in concomitanza con la MotoGP, quindi le tempistiche saranno appena più lunghe alcune volte. Quindi per evitare di non perdervi nulla, come sempre, se non siete ancora iscritti, fatelo ora, cliccate sul tastino qui per non perdervi nessun contenuto, e magari se io vi dovessi comunque aggiornare su determinate situazioni ci sono i miei social in descrizione, Instagram e TikTok, così rimanete sempre aggiornati al 100%. Dobbiamo salire anche lì su quel numero che è molto importante per portare avanti il lavoro sui miei social. E partiamo da una chicca grafica di cui avevo parlato in passato quando giudicavo la nuova grafica della MotoGP, dove avevo espressamente richiesto di introdurre la bandiera a scacchi a fianco del pilota per far vedere appunto che aveva preso bandiera. Forse sono scemo io che c'era già negli altri weekend e non ci avevo fatto caso, però mi è saltata all'occhio proprio in questo weekend di Jerez, quindi tutto a posto. Brava Dorna, brava Liberty, chiamatela come cazzo vi pare, bella implementazione, perché sono piccolezze e dettagli che io noto sempre e che per me fanno sempre un po' la differenza. Così come l'introduzione del Rider of the Day, che è una cosa che ormai hanno tutti gli sport, che credo che forse l'ha introdotta la Formula 1 come novità, poi anche il calcio ha iniziato a mettere le cose con i QR code tipo vinci il pallone della partita o vota l'MVP, quindi questa è una cosa su cui sarebbe arrivata anche la MotoGP e infatti è arrivata. Carina, tanto io quelle cose comunque non le faccio perché non ho proprio lo sbatti di andare a scansionare il QR code, me ne frego altamente, anzi scrivetevi voi nei commenti il vostro MVP di tutto il weekend. Ah, a proposito, se siete appassionati di calcio, se vi interessa un po', ho un canale dedicato solamente a quello, quindi se volete iscrivervi c'è il link nella descrizione. E poi c'era questo cazzo di idolo in tribuna con la maglia del Milan, ma cosa faceva? Incredibile, potevo essere tranquillamente io. Anzi no, perché comunque non mi piace molto mischiare il calcio con le moto, cioè io quando ero nel paddock in questi ultimi 2 anni, o comunque magari se avrò la possibilità di andarci in futuro, vedevo gente con la maglia da calcio, del Barcellona, del Real, di Yamal e così. Da fanatico del calcio, da milanista di ferro, che ci fa anche i video, non è che vedo molto bene sta cosa di mettersi una maglia da calcio ad una gara di moto, non so perché. Sarà perché saranno 2 mondi incompatibili? Boh, non lo so, io lo farei solo per stile, fare delle foto magari alla Hamilton. Dette queste cose che al 99% non è fregato un cazzo a nessuno, parliamo della polemica dei fratelli Marquez che passano con il rosso nel Q2. Dovevano essere penalizzati in modo più severo oppure no? All'inizio la prima sentenza che era uscita riportava che entrambi erano stati multati per 2000 euro, ma con una differenza. Ad Alex avevano tolto 2 posizioni dalla griglia, perché non ho capito bene per quale motivo, se è perché non si è fermato subito come suo fratello dopo il rosso o perché ha fatto il giro buono da quell'uscita dalla pit lane, mentre Marc ha preso solo 2000 euro di multa perché si era fermato subito dopo il rosso. Questa è la prima sentenza trapelata in questa maniera. Poi alla fine ad Alex non sono state tolte posizioni in griglia, gli hanno dato solamente la multa e cancellato il giro veloce che aveva fatto quando era uscito dalla pit lane chiusa, ma non ha inciso ovviamente sulla sua posizione perché il suo miglior giro è stato il 6º che ha fatto. Se andiamo a vedere cosa dice il famoso libro giallo che Gino Borsoi sa a memoria, il regolamento ufficiale della FIM, se andiamo nella sezione che a noi interessa su questo argomento, quindi pagina 63, entriamo nell'argomento pit lane exit, che ci descrive come
come funziona, poi la linea bianca, ok, non ci interessa, andiamo un po' più giù, 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 ecco qui, bandiera rossa e semaforo rosso. Quando l'uscita della pit lane è chiusa, le luci verranno accese e la bandiera rossa potrebbe essere usata insieme al semaforo rosso. I piloti non possono uscire dalla pit lane. Il mio pensiero è che giustamente in queste cose viene applicato il regolamento alla regola, e dato che non c'è una penalità specifica per un caso apparentemente innocuo che non va ad intaccare il tempo sul giro, perché si tratta comunque di una questione di millesimi di secondo, non è che uno vuol fare il furbo nel passare col rosso, magari non ci fa neanche caso, poi se uno è recidivo oppure lo fa apposta è un conto. Ma non mi sento di dire ma dategli una penalità più severa, cambiategli la posizione, non gli fate niente solo perché sono i Marquez, sono passati con il rosso, non vale. È una cosa che non va, come dicevo, ad intaccare il tempo sul giro o altro. Poi, anche se è una banalità, una piccolezza, è stata infranta la regola, se andiamo a vedere il pelo nell'uovo, ma non mettiamoci a parlare di scandalo e altro, perché quei discorsi li lasciamo a quelli che vanno al bar. Poi giustamente viene applicato il regolamento alla regola, come è stato fatto, che sia multa o altro, non ci sono altre cose da dire. C'è stato un precedente però accaduto l'anno scorso, non è diventato un caso perché non riguardava Marquez ovviamente, ma anche Ayogura in Thailandia nel 2024 è uscito dalla pit lane con il rosso. Risultato? Multa, però da 500 euro, quindi c'è linearità con le scelte fatte dagli stewards con i precedenti che ci sono stati. L'unica cosa che cambia sono i soldi proprio, e in pratica uno 500 euro, gli altri 2000 euro, ma non credo ci siano vari problemi con i loro conti bancari. In Moto3 vedo un Rueda proprio maturo per vincere il titolo, già nello scorso dopo gara ve lo avevo detto nonostante il problema che ha avuto negli ultimi due giri, ed è un Rueda che è sempre veloce, prende e se ne va. Io vedevo più favorito Piqueiras a inizio anno, anche se Rueda comunque l'avevo considerato, però sì, Piqueiras fa secondo ma ancora non lo vedo così al top come Rueda, nonostante comunque abbia vinto 2 gare. Mi sembra che il pilota della KTM al momento ne abbia un pelino di più. Poi anche Checo sta facendo bene, è sempre lì pure lui, Carpe guida forte, e poi ne parlo sempre, ma non per lecchinaggio o altro, ma questo Guido Pini il talento ce l'ha, lo ripeto ad ogni dopo gara, ma è un altro risultato super positivo questo, una 7ª posizione bellissima, una rimonta fatta di grandissimi sorpassi che ci dimostrano che il talento questo ragazzo ce l'ha, ma ce l'ha davvero, cuciniamolo bene. Tra l'altro incredibile il solito siparietto alla fine del Q1, non so se l'avete visto, sempre in Moto3, dove i piloti hanno fatto la classica melina, il calcolo per passare il traguardo all'ultimo giro, che alla fine hanno preso tutti la bandiera a scacchi e per il giro buono c'erano rimasti solo Ogden, che poi si è esteso e non ricordo chi altro. E vi lascio un'altra chicca, non quella che arriverà a fine video. È saltato fuori che hanno squalificato il povero Scotty Ogden da un turno di prove libere perché il meccanico gli aveva sbagliato a montare il motore o roba simile. Mamma mia, che scene che ci sono state in questo weekend di Jerez. Io la Moto2 faccio sempre fatica a guardarla perché è proprio un sonnifero. Poi già che ero via questa domenica mi sono limitato solo agli highlights, perché tanto non cambia se guardi la gara normale. Mentre Moto3 e MotoGP le ho riviste a modo. Grande comunque il mio pupillo Manu Gonzalez, vai Manu Gas, continuiamo così. Io sapevo che il potenziale c'era, così come un buon Barry Baltus che fa il suo primo podio ed è lì comunque quarto in classifica dopo le buone cose che aveva fatto vedere nei test. Mentre Canette è sì, un altro Canette che al momento sta mantenendo la linea della seconda parte di stagione del 2024, quello costante che non fa cazzate. Però come per il confronto che ho fatto Rueda Piqueiras, mi sembra di vedere Manu Gonzalez più a posto, più veloce rispetto a Canette che sì, appena indietro in gara, ma è comunque lì a seconda -7 in campionato. Che dire di Quartararo, ragazzi? Non lo scopriamo di certo oggi. Jerez è sempre stata una delle sue piste preferite, ma prima del sabato chi avrebbe puntato un euro sulla sua pole? Nessuno, almeno io non ci avrei mai scommesso, pure dopo il venerdì che comunque era andato bene. È una Yamaha che al momento viaggia solamente grazie a lui, che non è una novità, è così da un po' di tempo, però vederli in pole position è stato proprio bello, e soprattutto anche per lui, per tutto il calvario che sta passando, deve essere stata sicuramente una grande liberazione. Quartararo il manico ce l'ha sempre avuto da quando ha debuttato in MotoGP, nonostante i periodi sottotono nelle categorie inferiori. È proprio uno di quei talenti che al momento sono inespressi per il mezzo che hanno sotto il culo, ma quando li vedi fare questi risultati capisci che è proprio il talento a portare a quei risultati, quel fatto di guidare sopra i problemi che l'ha contraddistinto praticamente dal 2022 ad oggi. Nella sprint vabbè, era veramente impiccato alla 6 quando Marquez lo stava sorpassando, e nella staccata c'era la sua M1 che sbalonzolava di qua e di là, era proprio lì così, cioè in questo modo. Sarebbe stato curioso però vedere in quale posizione avrebbe finito la sprint, e magari sul terzo gradino ci sarebbe
sarebbe arrivato e dopo approfondiamo il perché. Ma il suo secondo posto in gara è veramente mastodontico, clamoroso, eccezionale, ha tenuto botta e addirittura non è calata la gomma posteriore e ha tenuto dietro le altre Ducati e soprattutto quella di un 3 volte campione. È un risultato dettato sì dal buon miglioramento che ha fatto la Yamaha, però arriva anche dal grande manico di Quartararo e dalla confidenza che ha il francese su questo circuito, che con Quartararo si può ambire a qualche risultato buono rispetto agli altri piloti, però se comunque paragoniamo anche i risultati di Miller fino a quando non cade o ha un problema, l'australiano in top 10 c'è sempre, quindi come abbiamo visto nei test la Yamaha c'è, però è ancora un po' altalenante in vari circuiti. Rimanendo in tema Iwata, comunque ci sono degli aggiornamenti per quanto riguarda il fantomatico motore V4. Sappiamo che la casa di Iwata è l'unica squadra in MotoGP ad oggi ad avere il motore con 4 cilindri in linea e non a V, che attualmente è come se si fosse un passo indietro perché è il V4 a performare meglio in questo momento, e quindi già a partire dall'inizio dell'anno si è sempre un po' iniziato a chiedere ai vari Bartolini, Pavesio, quando si vedrà questo famoso motore V4. Sembra che comunque abbiano in testa già di volerlo implementare nel 2025, non si sa quando, ma il tema della wildcard c'è e vi spiego perché. In primis perché l'hanno testato di recente con il loro collaudatore Augusto Fernandez a Valencia. E il sound Yamaha comunque si mantiene nonostante sia un V4. Fernandez, tra quel poco che può dire, ha comunque detto che il motore è molto diverso e che il test è stato positivo, anche se non si può ancora valutare il livello di competitività perché sono stati fatti pochi giri. Ed è saltato fuori, a quanto sembra dai rumors, che Yamaha stia lavorando al motore V4, ma non solo il motore in sé, ma anche ad una moto completamente diversa, poiché il V4 implica anche una variazione di comportamento. Quindi è come se ci fosse una lotta interna fra la M1 attuale e quella con il motore V4 e si faranno delle comparazioni per vedere quale sarà la migliore ad andare alla fine dell'anno. E proprio verso la fine dell'anno, come vi dicevo, Yamaha comunque guarda avanti e c'è l'idea di portarli in pista in un weekend della MotoGP questa stagione in veste di wildcard, e Quartararo è desideroso di questa cosa non appena la moto sarà pronta. In caso di successo di questa idea, la Yamaha potrebbe già passare effettivamente al V4 nel 2026, nonostante nel 2027 ci sia il totale cambio dei regolamenti, ma Paolo Pavesio comunque ha detto: l'obiettivo è avere la migliore moto possibile e non appena sarà pronta metterci alla prova con una wildcard. Questo era già il piano all'inizio dell'anno, stiamo seguendo il processo, vogliamo essere pronti per una wildcard. Se la moto è abbastanza buona e più veloce di quella attuale, ci sarà la possibilità di averla in gara anche l'anno prossimo. Se abbiamo detto che la gara del Qatar è stata finora la più bella dell'anno perché c'è stata qualche battaglia in più in qualche giro rispetto alle molteplici gare attuali ma anche passate della MotoGP moderna, direi che quella del Qatar rimane anche dopo Jerez la più bella, perché siamo ritornati al classico sonnifero che veramente viene proprio voglia di appoggiare le palle sul cuscino del divano. Trovatemi una gara sprint decente quest'anno, ma trovatemi anche il senso delle gare sprint, tanto per ribadire il partito che ho fondato, no sprint. Togliamole dalle gare di moto perché sono una rovina, ma tanto non lo faranno mai, l'ho già detto e ridetto, ma io voglio sempre ribadirlo. Magari ci farò un video lungo dedicato, anche se qualcosina l'avevo già accennato. La gara è stata un po' movimentata all'inizio, condita anche dal botta e risposta fra Bagnaia e Marquez, ma poi solita gara da MotoGP moderna in cui ci sono i distacchi fra i 3, 4, 5 decimi dove non ci si avvicina neanche all'avversario per sorpassarlo per sbaglio. Ci sono state comunque un botto di cadute questo weekend, soprattutto il venerdì e il sabato, e anche gli airfans ne hanno risentito varie volte. Ad esempio Rins ha piantato un bel botto nella sprint, ma non solo lui in questo weekend. E dobbiamo andare ad esaltarci per delle lotte intorno all'ottava, nona, decima posizione, perché i livelli in quelle posizioni lì sono più o meno pari, ed è la lotta infatti per la seconda forza del campionato, perché dalla settima posizione in giù non ci sono le Ducati, perché Borgo Panigale praticamente fa 6 su 6 ogni weekend e fino all'anno scorso era anche 8 su 8, o magari ci sono magari delle cadute dei loro piloti, quindi non fanno sempre un plan. Però poi ci sono dei casi, ad esempio come qui a Jerez, che qualcuno in mezzo alle Ducati si infila, come il Quartararo, il Viñales di turno. Però mi continua a deludere l'Aprilia sinceramente, senza Martin proprio sembra che ci sia un potenziale inespresso di quella moto, e forse magari lo vedremo verso metà stagione o fine anno proprio con il ritorno di Jorge, perché attualmente solo lui può portare al limite quella moto e vedere in che posizione si mette. Che io ve l'ho detto, in lotta con Bagnaia e le Ducati satellite, se lui al 100% ci può andare. Bezzecchi, poveretto, fa quello che può, mi sembra di vederlo parecchio in difficoltà. Il venerdì ha beccato delle bandiere gialle, forse gli si è un po' compromesso il passaggio diretto in Q2, però va detto che nessuna Aprilia era tra le 10 il venerdì. Raul Fernandez non ne parliamo, Ogura è un rookie e non puoi pretendere
quel chissà cosa, però è quello che attualmente sta tenendo in piedi la baracca. Ha fatto ottavo da rookie e credo che stia facendo delle grandi cose ed è attualmente, anche se di un punto, la prima Aprilia in classifica. E Bez, secondo me, così come gli altri piloti Aprilia, soffre anche il fatto di non avere Martin a fianco nel box come riferimento proprio per vedere i dati, per compararli e cercare di migliorare. Quanto all'HTM, a me sembra proprio che siano stati tirati i remi in barca da parte dei piloti, che non ci sia proprio voglia di voler impegnarsi per dare una svolta, soprattutto a Costa. Mi sembra proprio in una situazione dove sì, cerca di trovare il bandolo della matassa, tra i 10 bene o male riesce a finirci, non si sa se arrivando al limite o col minimo indispensabile, ma se c'è un'occasione per andarsene forse la coglie al volo. Vediamo se sarà vera quell'offerta da 30 milioni l'anno di Honda, che vi devo dire, tra una KTM in difficoltà in questo periodo ma anche per il futuro e una Honda oppure un'altra casa in crescita ma anche una Ducati, volendo io il trasferimento me lo farei al volo. Viñales invece, che sembra che abbia detto che sia stata trovata la quadra in KTM, ma aspettiamo ad arrivare a questo argomento, è quello che comunque ancora ci ha messo una pezza. Sarà ancora carico dopo il secondo posto guadagnato in Qatar, magari alle Man tornerà ad essere il solito Viñales incostante che fa 16esimo, sarebbe un classico, però in questo weekend ha dato una conferma, ha bastonato le altre KTM dando circa 5 secondi a Binder e a Costa. Sarebbe curioso sapere anche con che configurazioni girano i piloti della KTM, perché da quanto dice Bastianini sembra che tutti i piloti stiano usando una moto diversa, che non sia uguale per tutti. Il romagnolo riporta che dovrebbe essere anche l'unico ad usare una diversa scatola posteriore. Ecco, devo dire che questo errore di Marquez non me l'aspettavo. Se ad Austin mi sentivo un po' nell'aria che non avesse vinto per qualche motivo strano, questa caduta di Jerez mi fa pensare per l'ennesima volta il solito Marquez. Un Marquez che potrebbe vincere in ciabatte attualmente, ma che probabilmente un po' strafà, esagera, andando sempre oltre quel limite che spinge sempre di più in là ad ogni weekend, ad ogni curva. È una cosa che Marc Marquez ha sempre avuto, ogni pilota ha anche il suo lato che magari non migliora, dove fa le solite cappellate. Se fosse un altro pilota saremmo qui a dire sono errori che uno che vuole giocarsi il mondiale non può permettersi, poi stiamo parlando di un 8 volte campione del mondo. Marquez ha sempre corso in questa maniera, on oppure off, tutto o niente, quindi sappiamo com'è, non è una novità. Poi alle interviste è ovvio che Marquez mi viene a dire ma non posso fare questi errori se voglio giocarmi il mondiale, ma tanto lo sa benissimo anche lui che al momento è una spanna sopra gli altri, gli basta poco. Poi che lui corre in quella maniera, on, off, è un altro discorso. Però nei primi giri della domenica mi sembrava di averlo visto un po' più in difficoltà del solito, non nella classica gestione di come aveva fatto il sabato nelle scorse gare, perché nella sprint c'era sì il presentimento di vedere il classico Marquez che vince in ciabatte la domenica ed era comprensibilissimo. Però per chi guarda il weekend di gara sin dalle prime dichiarazioni abbiamo visto che non è stato un fine settimana così rilassato e facile per Marquez, perché venerdì ha avuto qualche piccolo problemino, tipo al primo turno alla frizione, poi nelle prequalifiche ha lavorato ed è venuto su nel finale, il sabato invece sembrava essersi messo a posto, poi vi devo dire che la domenica in quei primi giri, in quei primi istanti, non mi sembrava di vederlo così dominante per vincere. Ed era anche partito male, poi magari avremmo potuto assistere ad un duello con suo fratello fatto di qualche sorpasso. E qui ci agganciamo ad Alex Marquez, che sì, stava per fare uno strike clamoroso tipo Moodley in Moto3 alla curva 6, e meno male è passato in un buco dove neanche una carta di credito forse ci passava, però devo dire che è una vittoria meritata per il grande lavoro che ha fatto finora, perché è sempre stato lì davanti e quel giorno tanto sperato è arrivato. Io me l'aspettavo così veloce quest'anno e ve l'avevo anche detto. Poi lui, a mio parere, non può fare meglio di così, e far meglio di così vuol dire attualmente battere suo fratello, cosa che anche lui sa che non sia vera a meno che lui non si stenda o abbia un problema. Però magari questa domenica avrebbe potuto anche batterlo in pista, a mio parere, se ci fosse stata una battaglia per i motivi su Mark che vi ho detto prima. L'unica cosa che mi storce un po' il naso, devo dirlo, è comunque il solito giochino con Mark quando c'è da fare il time attack, che sono sempre loro due in coppia come se volessero aiutarsi a vicenda. Non è il classico discorso da complottista, ho già in commenti in mente il Canarino, il Valentiniano e tutti quei commenti da bar che si leggono in giro.
Però va bene essere fratelli, va bene tutto, ma è comunque un campionato del mondo dove nessuno lascia niente a nessuno, come Marc Marquez ad esempio, ed è giusto così perché non siamo a pettinare le bambole. Quindi sembra di vedere un campionato a coppia quando girano sempre insieme per darsi la scena nel time attack. Poi, per carità, non è vietata come cosa e non si infrange nessuna regola, però è un film già visto e che si rivedrà e rivedrà spesso nel corso della stagione. Ed è poi anche chiaro il fatto di avere un occhio di riguardo quando c'è da fare un sorpasso su Marc, che è un po' più titubante, che non ci pensa non 2, non 3, ma 10 volte a fare il sorpasso, che dovrà essere il più pulito possibile. È palese quella cosa. Su Bagnaia il tema è sempre lo stesso: il venerdì bene, il sabato sotto le aspettative, a parte la qualifica, cioè che rende un po' meno di quello che dovrebbe, anche se ha imparato dopo gli errori del 2024 di non buttare via le gare dove non ha senso rischiare più di tanto. Probabilmente non ha voluto strafare più di tanto nella sprint, anche se sì, ok l'aver imparato e ci sta. Però quest'anno non c'è Martin come rivale che magari non era sempre primo ma era dietro. Quest'anno c'è uno a fianco che ha praticamente vinto tutte le gare ed è un 8 volte campione del mondo, chiamato Marc Marquez. Quindi ok l'esperienza, però al momento sembra proprio che Marquez in confronto, caduta a parte, sia in modalità principiante, cioè che non gli basta neanche spingere quel tanto in più perché gli basta andare normale, tra virgolette, ma non per fare podio, per vincere. C'è una superiorità di Marquez al momento disarmante dalla prima gara d'oggi, nonostante un venerdì non facilissimo con qualche problema al primo turno e una performance non così ottimale in generale. E ha ragione Marquez quando dice, seppur scherzando ma un pizzico di serietà c'è, che se le gare sono noiose e lo spettacolo manca non è colpa sua ma degli avversari, cioè che devono avvicinarsi a lui e metterlo in difficoltà. L'ha detto scherzando ma è poi veramente così, come quando in un videogioco devi affrontare il big boss, solo che sto big boss al momento sembra proprio avere vita facile, e te credo un 8 volte campione del mondo sulla moto più forte del mondo non è che può far peggio di secondo me. Solo che per Pecco il venerdì lo vedi bene, quando è già lì nei primi 3 davanti sai che può essere un weekend dove può vincere, da come abbiamo visto in questi ultimi anni, no? E quando il venerdì alle interviste ti viene a dire che non ha ancora trovato la quadra, che non è a postissimo con il feeling, ma è comunque appunto nei primi 3 nella prequalifica, vuol dire che c'è un bel potenziale, una cosa positiva anche se sembra un controsenso. Sei nei primi 3 ma dici che non sei a postissimo, vuol dire che c'è del margine per migliorare. Poi però il sabato arriva sempre un po' la luna storta nella sprint, sarà ancora sto serbatoio, boh, non voglio attaccarmi a quello, perché nella qualifica, togliendo la caduta del Qatar, Pecco in prima fila ci va sempre, quindi la qualifica ok, il giro secco sappiamo che ce l'ha. E il problema è che si prende paga da Marquez, al momento è inferiore e va bene la solita narrazione. Però c'è un altro problema più grave al momento, che è dietro al fratello di Marquez. Cioè, anche se togliamo la sprint, Alex Marquez, che ha la moto dell'anno scorso, è comunque più veloce di Bagnaia nel complesso al momento. Pecco fatica a star davanti a lui. C'è qualcosa al momento che sta limitando Bagnaia, non è al 100% e bisogna ancora capire che cosa abbia. È come se avesse una zavorra che non riesca a rendere per qualche motivo strano. E quindi sì, può essere qualcosa a livello tecnico, ma io vi ripropongo anche il tema mentale come nello scorso dopogara. Sia per il fatto di avere Marquez a fianco che va più forte, sia perché forse questa poca resa possa essere anche dovuta anche al fatto che non rischia più di tanto perché ha paura di cascare. E cadendo gli arriva dietro una valanga mediatica che non abbiamo idea, e forse sa che anche cadendo magari si gioca già una fetta di mondiale, dato che fatica a recuperare e star davanti ai due Marquez. Poi quando Pecco a fine sprint mi viene a dire che se Quartararo non fosse caduto avrebbe fatto addirittura quarto, io all'inizio ho detto boh, ma come? L'ho preso un po' per pazzo, perché dico vabbè, era la sprint, sappiamo che Bagnaia fatica e nella gara trova sempre quella modifica, quello step per rendere meglio. Però cazzo, aveva ragione, non gli avevo dato torto e mica mi metto a giudicare un pilota io che sono sul divano. Però dai dati, dalla sprint capisci comunque, purtroppo aggiungo, come ti può andare la gara della domenica. Cioè neanche a podio nella sprint, che va bene, la puoi odiare finché vuoi, ma cazzo, saresti finito giù dal podio dietro una Yamaha che ok, Quartararo la guida sopra i problemi, è un fenomeno e tutto quello che volete, ma se una Ducati finisce dietro ad una Yamaha bisogna farsi qualche domanda. E infatti la domenica si è avverata sta cosa, non è riuscito neanche a portare un attacco alla Yamaha di Quartararo, non è riuscito neanche ad avvicinarsi abbastanza. E il problema aumenta se fai terzo e vince una moto della tua stessa marca ma anche dello scorso anno, e diventa ancora più grosso se finisci dietro a una Yamaha. Cioè,
qualche domanda, qualche esame di coscienza va fatto, e sta parlando un supporter di Bagnaia, mica un hater, ma io dico quello che penso e penso che al momento ci sia qualcosa che blocca Bagnaia, che non lo faccia rendere, e sul finale gli stava arrivando sotto pure Viñales, di questo ne hanno parlato in pochi, ma lo spagnolo si stava avvicinando. Andiamo con lo spazio social, con le vostre domande e considerazioni che mi avete lasciato nelle box delle domande sulle storie Instagram. Se non mi seguite ancora fatelo, così magari in un prossimo dopogara ci finite anche voi. Francesco, impressionante Viñales, sarà la sua classica apparizione o rimarrà costantemente in top 6? Allora, la mia risposta determinerà il futuro di Viñales, perché se vi dico di non fidarvi di Viñales, che è sopravvalutato e che tornerà incostante, è la volta buona che bastonerà sempre le altre KTM come oggi, altrimenti il contrario. Alle Man una gara Viñales sulla Yamaha l'ha vinta, magari è un circuito dove può fare ancora bene, però boh, vedremo i soliti alti e bassi secondo me. Ale Puntocchi, secondo te Pecco ha sprecato oggi o ha massimizzato il risultato? Mi trovo d'accordo con la sua intervista di Bagnaia e penso che sia un bicchiere nel complesso mezzo vuoto. Ci sta non essere contenti, perché va bene che hai preso punti a Marquez, ma non credo che stavolta abbia massimizzato, anzi non è riuscito ad incidere per provare a recuperare altri punti. Secondo me proprio stavolta non ha pensato ok, rimango terzo per recuperare punti, perché avrebbe potuto fare meglio sicuramente, però al momento il suo non essere a posto non lo fa rendere e rimane ancorato fra la terza e la quarta posizione. Quindi sì, è un Bagnaia che impara dagli errori dello scorso anno, del gestire, di non rischiare, però questo discorso regge fino a un certo punto, perché non è che gestisce sempre, qui è una situazione dove non può fare meglio di terzo attualmente, e se spinge appena di più c'è il rischio che possa cadere, e magari un po' di timore ce l'ha in quello. Lollo.rocco, credi che Alex poteva vincere anche con Mark là davanti o visto un gran passo? Rispondo sinceramente e dico questa volta sì, Alex avrebbe potuto vincere questa volta, anche se con i ma la storia non si fa, però forse questa volta l'epilogo poteva essere diverso. Checco, Yamaha, weekend fortunato o possibilità di giocarsi una top 5-8 fissa? Quartararo ha sempre fatto bene a Jerez, quindi c'è il suo manico dietro anche questo grande risultato di Yamaha, c'è il talento, l'esplosione, c'è il fenomeno Quartararo che è. Però comunque la Yamaha ha una moto da top 10, l'abbiamo visto nei test, lo conferma Quartararo, lo conferma anche Rins, perché anche Rins delle volte finisce in Q2, e lo conferma anche Miller, che se non cade oppure non rompe, nei 10 lui bene o male ci finisce, quindi la Yamaha la moto da top 8 ce l'ha volendo, però come vi dicevo anche prima, in alcuni circuiti ci sono un po' di alti e bassi. Sotto con le pagelle, allora partiamo con la Priglia, in track-house, solito 4 per Raul Fernandez, qui è una strage, mentre do un bell'otto ad Ogura, perché nella gara che conta la mette in top 10 e torna ad essere la prima Priglia in classifica generale. Bezzecchi invece fatica, il sabato è positivo perché entra in Q2 e nei 10 nella sprint, però in gara sbaglia, gli do un 5,5, weekend per me non così alla grande. KTM ufficiale, io do un 6 sia da Costi a Binder, perché sembra che più di così non possano fare. Dal lato Tech 3 invece do un bel 8,5 a Viñales, che si conferma dopo il Qatar e arriva ai piedi del podio, mentre a Bastianini non so mai che voto dargli sinceramente, perché boh, è sempre il solito weekend, almeno riesce sempre a rimontare e chiudere in top 10 delle volte, gli do un 6. Secondo me il weekend di Bastianini va giudicato in modo totalmente diverso dagli altri KTM, perché è effettivamente il più lento e lavora in una maniera diversa, con una moto magari diversa, e quindi è un weekend totalmente a parte il suo. Honda ufficiale, a Marini do il solito 6 per la costanza, invece con Mir siamo al solito discorso, è più forte di Marini, ha più talento e va bene, però cazzo, è sempre per terra, la lanciano di 2x3, potevo ottenere un bel risultato intorno alla settima posizione, ma niente anche stavolta, voto 5. Yamaha clienti, Miller cade ancora nella sprint, ma poi in gara non ha colpe, però ancora insufficiente. 5, mentre solito 6 a Rins, perché lo sappiamo, va bene, mentre do un 9 a Quartararo per la sua magia mostrata in questo fine settimana. Ducati UR46, un weekend sottotono per entrambi i piloti. Morbidelli questa volta scivola dopo la buona qualifica, la buona classica sprint, mentre Diggia in queste ultime uscite è stato un po' opaco, anche lui non è competitivo per stare più in alto. A Diggia comunque do un da 6 al 7, mentre a Morbidelli do un 5,5. Ducati Gresini, Aldeguer stava facendo un altro bel weekend, ma forse incappa in un errore da rookie nel cercare di spingere più di troppo e stare con i primi, ma è stato un weekend comunque dove ha raccolto qualcosa, gli do un 6 più perché comunque è un rookie e ci stanno questi errori, mentre ad Alex Marquez un 9,5 secco perché se lo merita per quanto detto prima. Ducati ufficiale, stavolta Marquez cade ma vincendo solo la sprint, non come ad Austin che aveva fatto anche la pole, però è un errore che non mi aspettavo e che questa volta ci sta un po' meno rispetto ad Austin, voto dal 5 al 6 perché comunque ha rimontato e qualche punto l'ha preso, mentre Bagnaia non ingrana, l'unica
L'unica cosa che potrebbe fargli ottenere un voto migliore di Marquez è per il fatto di essere rimasti in piedi, però nel complesso per me è un weekend negativo, voto 5,5 ma anche 5 più volendo. Zarco questa volta meno magico del solito perché si è steso anche nella sprint e stavolta è fuori dalla top 10 ma in Q2 c'entra ancora, però è un 5,5 per questa volta. Ma lo aspettiamo a casa sua dove ci sarà sicuramente una grande folla di tifo, probabilmente ancora di più rispetto a quanto abbiamo visto a Jerez che comunque quest'anno ha fatto record su record. Ah già, non ho fatto Chantra, non ho fatto Sonkia Chantra, il voto di Sonkia Chantra. Finito dietro ai tester praticamente ad ogni turno. Finito dietro ai tester praticamente ad ogni turno. Cosa cazzo sei Sonkiat?